Ciao, ciao a tutti, abbiamo oggi con noi Francesca, mi fa molto piacere, ciao Francesca. Ciao dottoressa, buonasera. Ciao, senti, se vuoi anche dirci qualcosa di te, così ci facciamo un po' un'idea, intanto poi andiamo un po' alla vicenda tua personale che insomma ti ha lasciato, come dicevi, un po', tra l'altro anche in questo periodo delle vacanze hai un po' di strascichi, Sì, dicevi. un po' così. Cerco di non di dargli il giusto peso, cioè nullo, perché è quello il peso che si dovrebbe dare a persone del genere, però è chiaro che ci sono dei momenti in cui più che altro l'ansia, le cose si fanno sentire, ecco. E io ho 31 anni e sono una libera professionista dal 2017, sono nel settore del design, Sì. interni, prodotto, eccetera. E, sono sempre stata una persona che sceglieva attentamente i clienti e quindi diciamo che questa è stata, spero, l'unica esperienza che ho avuto con un narcisista. Adesso non so esattamente che tipo di narcisista fosse, però sicuramente era una persona. Manipolatore, diciamo. Eh? Un manipolatore in Un ogni caso. manipolatore sicuramente, una persona molto carismatica, come ho sentito del resto, perché comunque seguo il tuo canale, quindi ho sentito un po' di testimonianze, perché non ero sicura chiaramente di chi avevo di fronte. Ho iniziato a informarmi un po' di più quando una mia amica che ha studiato psicologia mi ha detto: guarda Francesca, che probabilmente hai a che fare con un narcisista manipolatore. Io prima di allora sinceramente non sapevo dell'argomento. E quindi guardando un po' i canali, informandomi un po', insomma, raccogliendo diverse testimonianze sul tuo canale, è venuto fuori appunto che sicuramente il tipo di persona con cui ho avuto a che fare era un narcisista manipolatore. Io e purtroppo altre due mie colleghe che Lui abbiamo quanti anni ha? subito. Sì. Mm, Lui mm, quanti mm. anni ha? Lui ha 53 anni, comunque superati i 50. Quindi più maturo, insomma, rispetto a te. Sì, 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 sì. Persona tra l'altro che ho conosciuto tramite un contatto di lavoro nel momento in cui stavo cercando nuove collaborazioni, eccetera. Mi è stata raccomandata questa azienda e questa persona. Ho iniziato a scrivere al signor X, lo chiamiamo, Sì. al signor X. Ho iniziato a scrivere appunto per questa collaborazione, lui tutto entusiasta mi ha detto: va bene Francesca, incontriamoci, parliamo, voglio conoscerti, eccetera, eccetera, mi parli un po' di te e tutto. Quindi ci siamo conosciuti solo per quella collaborazione lì. Dopodiché, cosa è successo? Si è interrotto il rapporto di lavoro perché era finita il rapporto collaborativo che avevo con la persona che mi aveva presentato il signor X. Di conseguenza io ero lì per cambiare lavoro, avevo fatto diversi colloqui, però visto che comunque lo conoscevo e sapevo che aveva bisogno di un art director, diciamo, mi sono autoproposta. Mm. Premetto che per quello che io avevo visto del signor X era stato solo un rapporto buongiorno, buonasera, parliamo di lavoro e va, ti offre un caffè, finisce lì, cioè non, come un normale colloquio di lavoro, cioè non, Sì. senza approfondire chiaramente la conoscenza. Quindi lui mi dice: ok, vieni in ufficio da me, facciamo un colloquio, mi dici un po' cosa sai fare, cosa non sai fare, perché saresti utile all'azienda. Ho fatto un colloquio che è andato bene, mi è stato richiesto un test di Mm. prova, mai successo perché
però ho pensato, boh, visto che comunque un'azienda non è il classico studio con contratto a partita IVA, tra l'altro mi voleva offrire un contratto da dipendente subito. A me è sembrato, quella è stata la prima cosa strana, però non sapendo del resto, cioè ogni azienda, ogni studio ha i suoi metodi, diciamo, quindi ho detto, vabbè, facciamo questo test che comunque ha richiesto un po' del mio tempo da investire. L'ho fatto, superato egregiamente, poi durante il Salone del Mobile a Milano ci siamo ritrovati, abbiamo parlato e lui mi ha detto, guarda, per me sei assunta, e ho avuto modo di conoscere anche due delle ragazze che avrebbero lavorato con me. E lì c'è stata la prima avvisaglia che, scema io, non ho ascoltato. Nel senso che una delle ragazze che lavorava lì da 1 anno e mezzo, 2 anni, sì, 2 anni più o meno, se n'è andata perché ha trovato un altro lavoro meglio retribuito, più nel suo campo, però mi aveva detto, io me ne sono andata un po' per disperazione. Primo avviso, però non è entrata nello specifico. L'altra ragazza invece, con cui poi mi sono trovata a collaborare effettivamente, mi aveva detto, il lavoro è bello, è creativo, è fantastico, il problema è lui, il signor X. Insomma, però non ha voluto approfondire più di tanto, mi ha detto che era uno che perdeva la testa facilmente, che a volte era difficile parlare con lui, che era una persona molto esigente. Però, sai, Hai avuto l'impressione che non ti dicessero tutto? no, no, non mi dicessero tutto, però da quello che mi aveva detto, allora, i clienti sono sempre esigenti, no? Quindi il fatto che qualcuno che non conosco, mi venga a dire, ah, questa persona è molto esigente, è difficile lavorare con lui, ho avuto a che fare anche con persone con cui è stato difficile lavorare, ma perché effettivamente erano persone molto esigenti, molto pignole, che richiedevano un livello molto alto di preparazione, quindi era difficile lavorare con quelle persone. Però io l'ho presa come una cosa da dire, vabbè, ci sta, è il capo dell'azienda, Sì. può essere una persona esigente, ma è anche giusto, se devi portare avanti un'attività, è giusto fino a un certo punto. Sì, certo. Essere persone decise, che sanno quello che vogliono, che hanno degli obiettivi in testa. Non avevo la minima idea di quello che poi sarebbe diventata una cosa. Allora, per le mie due colleghe un incubo. Per me è diventata una cosa ai limiti ai confini della realtà, credo. Cioè, a volte tornavo a casa ridendo perché per me era talmente assurda la situazione a un certo punto che dicevo, mamma mia, dove sono finita? In un covo di pazzi. Perché poi, insomma, non mi lascio neanche impressionare tanto dagli altri, nel senso, se uno fa la voce grossa, se uno si autoimpone così, cioè io mi impongo ancora più forte di lui. E forse qua potrei raccontare di come gli tenevo testa, però a un certo punto. Era sempre lui il principale alla fine, insomma. Sì, ma poi diventa stancante, Beh, cioè certo. Ma è quindi ecco, continuamente una sì. battaglia contro i mulini a vento, perché alla fine cioè, non ci combini niente, non ci risolvi nulla, quindi. Quindi lui praticamente, ecco come si comportava. Allora, Eri tu insieme con altre colleghe o eri da sì, con sola in altre due. ufficio? Quindi aveva un tuo ufficio dedicato, diciamo, oppure magari eri in una stanza dove magari c'erano anche altre colleghe, altri colleghi?
Allora, noi stavamo insieme a stretto contatto, io e le mie due colleghe. Lui non c'era perché la sede era in un'altra città. Sì, Noi eravamo il distaccamento, noi tre più un commerciale portavamo avanti, diciamo la cosa, però chi stava proprio effettivamente lì eravamo io e le mie due colleghe. sì. Ok. Tra l'altro, una di queste colleghe era la ragazza che avevo conosciuto durante l'incontro al Salone del Mobile, che poi ho ritrovato lì, con cui peraltro ho subito legato, siamo rimaste anche tra l'altro tanto amiche. Meno, almeno questo, sì. Sì, quindi insomma nella sfortuna ci siamo trovate, abbiamo legato tanto perché ho trovato delle belle persone, quindi questo è il risvolto positivo della storia. E abbiamo iniziato io e un'altra ragazza, straniera lei, sì, lei straniera, no, meglio non dire la Sì, sì, provenienza sì, certo, certo. per non dare troppi dettagli. E comunque iniziamo tutto bene, il primo giorno lui era lì in sede, ci fa vedere un po' cosa avremmo dovuto fare, ce lo spiega a grandi linee, molto pacato, molto gentile, tranquillo, quasi era entusiasta di avere me e quest'altra ragazza nel team, ha detto finalmente, delle persone professionali, mica come quelle di prima. Ah, Mm. E quindi aveva già iniziato, cioè il primo giorno messo piede dentro, che a me non è piaciuta tanto questa eh beh, cosa. certo. Non mi è piaciuta perché cioè, un capo, un direttore d'azienda che ti parla male dei dipendenti, Sì, certo. no, anche no, capisci? Cioè, Anche perché se il rapporto di lavoro è anche chiuso, insomma, non ha neanche tanto eh, senso. insomma, io ho stortato un po' il naso lì perché Eh, ho detto, ma non è molto bello. Ed è stata la prima, insomma, io sono è una sì, persona è abbastanza sembrata anche diretta. quasi una minaccia, no? Sì, io tra l'altro sono una persona abbastanza diretta, quindi se una cosa non mi piace, che io ti conosca da 5 minuti, che ti conosca da una vita, e te la dico in modo gentile, ma te la dico, infatti l'avevo guardato e ho detto, però, insomma, dai, iniziare così, gli ho detto, non è bellissimo parlare male di chi non c'era, noi ci costruiamo come team e vediamo come va. Io ero molto ottimista e anche la mia collega, lui lì già si è sentito appunto un po' della serie che ha dato un po' la rispostina e ha detto, beh, speriamo allora che non siate come i precedenti. E la risposta è stata no, perché siamo persone diverse, siamo individui tutti diversi gli uni dagli altri, quindi cioè, la probabilità che ti ricapiti anche nella sfiga qualcuno uguale a che hai conosciuto, la vedo molto dura. Certo, assolutamente. Insomma. E comunque non è una bella osservazione da fare il primo giorno di lavoro. Eh no, certo. E niente, ci fa vedere, eccetera, eccetera. Poi, insomma, ci spiega cosa avremmo dovuto fare, iniziamo a lavorare, il lavoro, devo dire, era bello. Il lavoro era bellissimo, a me piaceva un sacco, mi piaceva un sacco ed è forse quello che mi lascia più l'amaro in bocca, perché era il lavoro che avrei voluto fare, avrei voluto tenermelo per un po', perché comunque insomma non eri proprio art director, ma quasi, cioè tutti i contenuti creativi, tutta la parte che riguardava la progettazione, social media, eccetera, eccetera. Tutto era nelle nostre mani, quindi era bellissimo perché eri libero di fare Sì. e di sbizzarrirti, sempre nei limiti delle richieste, chiaramente, però era bello quello.
Un lavoro creativo, insomma, Sì, soprattutto. era bellissimo, infatti è l'unica cosa che mi manca di quel posto lì insieme alle colleghe. Comunque, niente, partiamo tranquilli, solo che poi dopo i primi giorni inizio a notare che con me e l'altra ragazza che era stata assunta con me, la ragazza straniera, il fatto che specifichi straniera c'entra soprattutto alla fine, Sì, quando si arriva sì, alla sì, risoluzione, quindi è importante questa cosa. sì. Vedevamo che ci trattava in modo completamente diverso, nel senso che ci teneva sul piatto d'argento, ci elogiava, eravamo bravissime, fantastiche, mai avuto delle persone a lavorare così, ma nello stesso tempo quello che faceva lui era denigrare con battutine, con frasi tipo ma vedi di connettere il cervello quando parlo, ma dopo 1 anno e mezzo siamo ancora così, ma a volte penso che non capisci quello che dico, Mm. alla collega che era già lì da 1 anno e mezzo, ma Niente. davanti a noi, al telefono, in viva voce con anche noi. Mm. E, Sì, insomma, non bello, certo. non era bello, ma neanche per noi, cioè non era bello per noi che ascoltavamo. Per Figurati quella per lei, persona poverina. chiaramente nemmeno per voi, certo. Lei, poverina, era in imbarazzo totale, e era sempre abbattuta poi, perché Sì. cioè, andava tutto bene nel momento in cui lui telefonava, proprio rannuvolava completamente. E ovviamente il morale di tutti quanti andava giù, Beh, sì, certo. perché poi rimuginavi, no? Mm, sì. E poi c'era stata una volta in una videochiamata dove lui ci spiegava che avremmo dovuto fare questo lavoro importante da chiudere per dicembre. Fine dicembre, sì, avremmo dovuto consegnare, no, 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 non fine dicembre, sì, fine dicembre avremmo dovuto consegnare noi, prima di Natale comunque, e poi poi gli altri dell'azienda comunque avrebbero proseguito la cosa, la consegna era per febbraio. Comunque c'era questa mole di lavoro abbastanza importante per iniziare, però avevamo libera scelta, cioè carta bianca, fantastico, al che dopo insomma i primi momenti di spauracchio della serie oh mamma come lo faccio? E poi Sì. abbiamo ingranato e siamo partite. Il problema è che lui aveva detto a questa mia collega: io ti voglio fuori perché voglio che gestisci altre cose, perché voleva tenere noi tre, perché io e l'altra ragazza straniera ci saremmo dovuti occupare della parte di progettazione, quindi proprio la parte creativa, mentre l'altra ragazza, che era già lì da 1 anno e mezzo, avrebbe dovuto fare parte sia creativa che amministrativa e clienti, perché era brava. C'era anche appunto la sezione vendita in questo distaccamento, Sì. vendita al pubblico e su appuntamenti, quindi lei seguiva quella parte che andava bene perché comunque insomma il lavoro era ben fluido. Poi lei era molto brava anche in quel lavoro lì, quindi di conseguenza stavamo andando bene e siamo andati bene, molto bene, salvo denigrazioni, salvo sempre però solo su questa mia collega. Finché un giorno lei non ce l'ha fatta più, è esplosa, gli ha detto: ma come ti permetti di trattarmi così? Cioè, di trattarmi come una stupida, di trattarmi in questo modo, ma chi sei per trattarmi così? E lui, Lei e lui come ha risposto, reagito? Lui ha avuto una reazione che, a mio avviso, era spropositata. Cioè, neanche gli avessero ucciso la madre, voglio dire, ha avuto una reazione esplosiva
dove si è messo a urlare dicendo: tu non ti devi permettere di parlarmi così, io sono il capo, sono io che dico come funzionano le cose, questa è una piccola azienda e tutto deve girare bene, quando ci sono le mele marce bisogna buttarle via. Se vai avanti così ti lascio a casa, e le ultime 3-4 telefonate erano così, erano tutte così. La mia collega che si era rotta le Sì. palle, giustamente si era rotta le palle, e quindi rispondeva, e lui che aveva queste reazioni esasperate, finché un giorno io non c'ero neanche perché ero in ferie. Non mi ricordo, non mi ricordo. Sì, no, io ero in ferie, ero già in ferie. È stato il penultimo giorno delle altre due mie colleghe, perché poi sono andate in ferie pure loro, era agosto, e lui arriva, bello bello, in ufficio, tutto tracotante, tutto così. Arriva, prende in disparte la mia collega straniera e le dice: ah, da oggi la vostra collega non lavorerà più con voi. E chiaramente lei è rimasta, l'altra mia collega è rimasta così da serie, ma perché? Perché giustamente che ti viene da chiedere perché la lasci a casa, non ha fatto niente, lavorava bene, era puntuale nelle consegne, era precisa, nonostante lui dicesse non è buona a fare niente, ma lei era ed è una persona molto precisa nelle cose, molto schematica, molto brava, nonostante l'età giovane, perché lei ha 24 anni. Sì. Eh, E quindi è stato lui a licenziare lei? Sì, sì. Lei voleva cercare altro, ma dopo le vacanze, voleva Sì. un Mm. attimo fare mente locale, Forse lui ha capito che lei aveva quell'intenzione e l'ha preceduta. può essere, può essere. Perché secondo me per una questione d'orgoglio, perché è sempre Sì, stato lui a lasciare a casa certo. e ad anticipare le mosse degli altri, tranne che con me. Ah, ecco, bene. E, mm, e niente, la lascia a casa, chiaramente il giorno prima delle ferie, come rovinare le ferie a una persona. Eh, Ovviamente non c'è rimasta bene, però allo stesso tempo perlomeno si è liberata anche. si è liberata, ha detto: guarda, meno male. Dicendo lui: sono anche clemente con te, che ti do un preavviso e la possibilità di trovare lavoro entro 2 mesi, pagandoti quei 2 mesi, Beh, ma come questo se è per solo legge, no? Questo è per legge, è la legge. infatti. Clemente, vabbè. Che infatti io lì non so, quando me l'hanno raccontato, cioè, boh, ho detto, vabbè, questo è fuori, sta fuori come un balcone, ho pensato io, però, sai, finché non tocca a me, va bene. Sì, però come dicevi giustamente, insomma, anche essere in un clima, vivere un clima del genere, No, osservare che comunque è un collega che tra l'altro è anche efficiente e bravo e viene invece eh, trattata, insomma, si tratta di una ragazza in no, questo modo. bello, nel senso, finché non tocca a me, perché comunque a livello economico bisogna dire, era un ottimo lavoro, ben pagato, diciamo che ho pensato magari perché non sapevo che tipo fosse, non avevo inquadrato il Mm. manipolatore, quindi ho detto magari come con la mia collega straniera che è rimasta, ci siamo dette magari ce l'ha solo con lei, perché chissà che trascorsi hanno avuto, perché magari se erano già punzecchiati prima, c'erano stati dei precedenti che questa collega mi aveva raccontato, Mm. che lui l'aveva presa in antipatia, cioè, anche se all'inizio la teneva sempre, eh,
in alta considerazione dicendo sei bravissima, sei fantastica, come gestisci tu le cose, sei bravissima con i clienti, di qua, di là, di su, di giù. E poi lei stessa aveva detto che piano piano la cosa era andata a scemare, erano iniziate piccole denigrazioni, e poi l'aveva proprio presa in antipatia, perché lei a un certo punto teneva, poi rispondeva. Idealizzazione e svalutazione, insomma. Sì, sì. L'inizio sì, per poi iniziare a scartarla quando siamo arrivati noi e lo scarto definitivo prima delle vacanze. Ecco. Però, Senti, dimmi. no, beh, se stavi dicendo... No, dimmi, tranquilla. No, ti chiedevo questo, cioè è un caso, voi eravate tutte ragazze quindi? O c'era anche qualche ragazzo? Eravamo tutte ragazze, tranne 2 o 3 anni fa, perché ogni anno cambiano, anche meno. Sì. Cioè non Questo riesce, succede non dopo. riesce a tenerli questi No, dipendenti. no, assolutamente. Dopo un po' vogliono scappare tutti via, Sì, sì. giustamente direi anche, Certo. solo che la maggior parte li ha mandati a casa, lui. Non credo ci sia stato qualcun altro, a parte me e la mia collega straniera, che se ne sono andati via. E, Io- cioè, nel senso che lui predilige avere dipendenti donne. Sì, c'è stato solo un uomo, c'erano degli uomini nell'altra sede, nell'altra città, che stavano sì, nel reparto di produzione, IT, commerciali, però diciamo che su 20 dipendenti, 15 eravamo donne. Di Questo cui, secondo te perché magari gli sembra di poter gestire meglio, di avere secondo più me, potere? secondo me sì. Mm. Perché è più facile, Mm. forse nella concezione di Sì, di una persona malata, perché una mm. persona malata, forse in una concezione del genere, ma anche in una concezione un po' più comune, è più facile trattare con le donne perché, soprattutto se sei un uomo, sai di essere affascinante con le parole, eccetera, è più facile Sì. importarle, no? È come indorare la pillola, no? Potrebbe Tant'è che temere di più avere comunque degli uomini, insomma, dei ragazzi, sì. sì, no, Cioè la mia potrebbe... ragazzi ci aveva poco a che fare, o comunque, però, aveva 2 preferiti. E Mm. quei 2 preferiti, guai a chi glieli toccava, ma quei 2 preferiti erano anche quelli pericolosi, perché uno era in ufficio con noi, l'altra lavorava distaccata, perché era anche lei a partita IVA, però c'era una, non c'è una parola bella per dirlo, erano proprio dei lecchini, Sì. dei Quindi, ma leccaculo. queste erano ragazze, ragazze o anche un ragazzo? Non ho capito bene. Una donna e È un un ragazzo. uomo, sì. Sì, Ok. sì, sì. L'uomo lavorava con noi, quindi io avevo già capito che questo qua non mi piaceva, a pelle non mi piaceva, ma non mi è piaciuto dal primo giorno, Sì, perché era una persona uno yes man, il classico yes man, tutto quello sì, che sì, diceva lui, certo. sì, fantastico, bellissimo così. Se lui ci adulava anche lui, poi appena lui usciva ci trattava, dava ordini, tu fai questo, tu fai quell'altro, questo qua, chiamami questo, chiamami quell'altro, a un certo punto gli aveva risposto, ma oh, sono mica la segretaria, cioè sono mica la segretaria, sono mica la servetta che entri qua dentro in ufficio, schiocchi le dita, chiami, fai, e si comportava come lui. Sì, 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 sì. Sì, sì, La, tipica questa cosa, certo. Quindi praticamente il lecchino che poi è disposto a tutto, anche a schiacciare all'occorrenza, chiaramente i colleghi. Mm. lì dopo è venuto fuori, mm,
una persona disgustosa. Cioè, certo. neanche una persona che ti fa arrabbiare, no, proprio schifo. Il disgusto, Sì, va sì. su disgusto a un certo punto. Cioè la nausea proprio di vedere questa persona che senza alcun ritegno davanti ti diceva no, perché? Ma ti capisco, ma raccontami, di qua, di là, come ti senti? La mia collega si era aperta un pochino, non l'avesse mai fatto. La collega che c'era prima. Perché poi vanno anche a raccontare, chiaramente vanno a riferire. Sì, Sì. sì. La collega che c'era prima, quella che quando siamo entrate c'era già, lei purtroppo parlava con questa persona, pensando ingenuamente anche che fosse amico. Poi, allora, fuori dal lavoro, poi magari è anche una persona simpaticissima fuori dal lavoro, non lo metto in dubbio. Però lì sul lavoro, infatti che abbiamo detto, non aprirti con questa persona, non raccontare le cose tue. Io una volta, ammetto, dal nervoso ho fatto la cavolata di aprirmi troppo con questa persona e ovviamente, tac. È stato un momento di disattenzione purtroppo mio, però era stato anche uno sfogo con la collega nuova che era con me, che lui ha origliato e ha riportato. Sì, sì, certo, certo. Invece E la donna che lavorava con l'altra lecchina, io sono ancora convinta che fosse l'amante. ah, e beh, Secondo questa è quale non lo so, l'altra lecchina, okay. Ho secondo capito. me se la facevano, se la Sì, intendevano sì, così, sì, beh, è possibile. non lo so, perché lei proprio in adorazione totale, ancora un po' gli stendeva il tappeto rosso quando arrivava. Cioè, poi con lei tutta dolcina, tutta così, un'arpia. C'aveva a che fare la mia collega, quella nuova, per la parte social media. Era un disastro lavorarci insieme, un disastro, non riuscivi a lavorare. L'altro perlomeno il suo lavoro lo faceva, ti spiegava anche le cose, ti dava una mano se c'era da che fare con clienti, con lavori, eccetera, perlomeno dava una mano, quindi non Sì. posso dire niente da quel punto di vista. L'altra era ingestibile, totalmente ingestibile. Una cosa tremenda, cioè che un continuo puntualizzare alle mail, un continuo dire ma io sono il braccio destro se io parlo e io sono il riferimento, tu mi devi sempre mettere in copia, tu devi fare quello che dico io, tu, Sì. tutto ordini, tutto così, era ingestibile e quella donna era ingestibile, era una cosa. Quindi lui non è sposato. Lui era Ah, è sposato. sposato. Era Era. sì, Ho lui capito. era sposato, poi ha divorziato, non si sanno i motivi, eh, e poi non entro troppo nel dettaglio, poi si è messo con questa donna, ok, compagna, hanno dei figli, Mh. solo che lei la tiene al guinzaglio, Mh. la tiene al guinzaglio. E mi spiace pure perché è una donna meravigliosa. E Sì. quella è la parte più triste. Eh beh, sì. Eh, capito un po' sì, la situazione, certo infernale, insomma. Sì, beh, poi sono dopo l'estate che siamo ritornate e allora la mia collega che aveva dato il preavviso, a cui lui aveva concesso questa Quello che è per meravigliosa. legge, aveva concesso ciò che è per legge. Ciò che per legge, esatto, sono state violate tante leggi purtroppo. Eh beh. Questi contratti.
perché lui non voleva che noi ci scambiassimo non voleva che diventassimo amiche dentro l'ambiente lavorativo, perché non voleva che parlassimo, Ah, cercava di farci litigare, perché poi era arrivato al punto di farci litigare, fino ad isolare a casa in smart working la mia collega che doveva andarsene. quindi Cioè, divide ed impera, insomma. te lo giuro, le ultime 2 settimane le ha detto: tu te ne devi stare a casa, non azzardarti a venire in ufficio perché non voglio che parli con loro, che le avveleni. Ha paura però. Paura, paura, perché poi lì quello è successo a settembre, sì, a settembre, che gli ho dato la prima avvisaglia di, no, no, diciamolo, proprio sclerato male. Perché lui a quel punto, la mia collega che doveva lasciare a casa, che era licenziato, non se la filava più tanto, perché a quel punto ormai era già fuori dai giochi, no? Sì. Quindi non era più un pericolo per lui. Ha iniziato con noi, ha iniziato prima con me, perché prima ha iniziato con me a dire: Francesca, connetti il cervello quando fai, ma non mi diventare come X, la Sì, collega che andava sì, via, sì, sì. ma tu di qua di là, ma ci sei o ci fai? Mi fa un giorno. Mm, Eh, sì. e poi io sono scoppiata del tutto quando mi ha detto: ma sei stupida? Ok. Ah, Lì ero al telefono, perché lui era nell'alta città in quel periodo, gli ho detto: ascolta, lì ho alzato la voce, non ci ho visto più, gli ho detto: ascolta, stupida lo dici a tua mamma, a tua sorella, a tua moglie. Gli ho detto: ah, con me non t'azzardare neanche, ma non ti permettere a darmi della stupida. Gli ho detto che poi stupida, sarai più stupido tu che mi hai assunta, perché so quello che faccio. E la discussione era nata dal fatto che non l'avevo informato di un cambiamento in corso del lavoro, del cliente che stavo seguendo, perché lui si era fissato che al cliente dovevamo fare una cosa che diceva lui, ma il cliente non la voleva, quella cosa lì. Io gliel'ho proposta, il cliente mi fa: io non lo voglio così, io voglio questo. Che magari per la tua concezione può fare cacare quella roba lì, però però certo, se lui, certo, se il cliente non vuole. il cliente non lo vuole, vuole questo. Io gliel'ho fatto, gliel'ho mandato al cliente, perché poi lui diceva in tutto questo: non mi devi stressare con 10.500 mail perché io non posso rispondere a tutti. Ho detto: vabbè, allora non gli scrivo più, porto avanti il cliente, come ho sempre fatto del resto, perché ero sempre da sola a seguire i clienti e non ho mai creato problemi. Non mi è mai successo di essere chiamata domenica pomeriggio, perché è successo una domenica pomeriggio, mentre io mi facevo i cavoli miei, Certo. e sentirmi urlare, dare della stupida, perché io avevo mandato al cliente un progetto senza il suo benestare, che non era quello che aveva detto lui. E io mi fa: adesso mi giri la mail. Quindi io cosa ho dovuto fare? Ho aperto il computer. A quel punto mi sono dovuta togliere il sasso dalla scarpa, perché ho detto: Mh. oh, cioè, non la vuole la roba tua. Gli andava bene quello che gli ho fatto io. Gli ho fatto gli screenshot, glieli ho mandati. Gli ho detto: Sì. guarda, questa è la risposta del cliente. Il cliente non vuole le cose che dici tu. Il cliente voleva questo, è contento. Basta. Cioè, dal mio punto di vista non serviva un'altra spiegazione, era inutile. Certo. Cioè, e lui è andato avanti tenendomi al telefono mezz'ora, quella domenica, continuando a dire questa cosa qua, dicendo: tu non hai fatto quello che ti dicevo io, ma sei stupido o cosa? Al che gli ho detto quello che ti ho detto prima, e poi gli ho detto: è stupida poi, mica tanto, perché? E al cliente è piaciuta la cosa, ha risposto positivamente: lo realizzi il progetto?
Che vuoi? Cosa vuoi da me Certo. ancora? Gli ho proprio risposto, da me cosa vuoi? Esattamente di cosa ci stiamo lamentando qui? E lì è andato, perché poi io sono andata nello specifico perché ho visto che era in crisi e gli ho detto, quindi qual è il problema? Eh. Per cosa mi hai chiamato? Per cosa mi stai disturbando domenica pomeriggio? Perché il cliente secondo te non è contento? Il cliente è contento. Perché il progetto non si realizza? Il progetto si realizza. Mm. Perché non ti ho messo in copia? Tu mi hai scritto di me non metterti in copia perché non vuoi leggere le mail. Quindi di cosa stiamo parlando? E anche qui ha buttato giù il telefono. Mm. E quindi poi come è andata a finire? Che tu ti sei rotta le scatole? No, mi sono rotta, lì è stato a metà settembre, ma non ho mollato lì. Gli ho detto che ero stufa dei suoi atteggiamenti, ero stufa di lavorare con una persona che pensa di sapere tutto, invece palesemente non sa niente, con una persona che vuole avere il controllo su tutti, ma l'unica cosa che riesce a fare è un grandissimo caos, perché era un caos. E lui l'ho punto sul vivo e lì poi si è ripreso e ha ricominciato con love bombing. Ah, Quindi ha ricominciato a tenermi su così, non se l'è più presa con me, ma con la mia collega, con insulti razzisti. ah. Mm. Per quello dicevo straniera prima. Sì, sì, sì. Ha iniziato a... Ma Lei perché parlava... lui, cioè perché lui Cosa? a quel punto non quasi ti stava rivalutando e gli seccava che tu andassi via in pratica? Sì, anche perché se doveva tenerci buone, perché se andavamo via lo lasciavamo con un lavoro bloccato a metà e lui era nei casini. Mm. Ah. Quindi ha visto che con me iniziava a tirare un po' troppo la corda, quindi ha detto ok, la lascio in pace e mi sposto sull'altra. Sì. Mm. Quindi per un po' ho avuto tranquillità, ma mica tanto, perché poi stava male, mi ha tolto degli incarichi, quindi declassandomi, sperando di buttarmi giù. A me cioè, non gliel'ho fatto vedere, ma comunque non mi ha stupito più di tanto, non mi ha neanche disturbato più di tanto, diciamo, perché comunque la parte delle vendite non era tra i miei impieghi, non era nei miei impieghi del contratto, non era nel contratto. Sì. Quindi mi aveva tolto una cosa che di cui in realtà non mi sarei dovuta preoccupare. Quindi alla fine ho detto, vabbè, cioè, che vogliamo fare? Facevi i dispetti tipo i bambini con me. Si offendeva con un bambino, cioè un giorno stavo sbadigliando in ufficio perché ero stanca, perché facendo a pendolare e mi ero svegliata presto, avevo dormito poco, perché poi risentivo con il sonno, non dormivo. Mm. Sì. Ero nervosa, mi svegliavo con l'ansia, con gli attacchi di panico, quindi non dormivo, sono arrivata in ufficio che sbadigliavo, era mattino, erano le 9 del mattino, lui stava parlando con la mia collega, neanche con me, e si è offeso perché ho sbadigliato. Ma che mancanza di rispetto è? Ha preso e se n'è uscito dall'ufficio, ma interrompendo il discorso a metà. Ma un bambino di 5 anni, mio nipote ne ha 2 e non si Sì. comporta. Mm. Insomma, una bella situazione, un bel tipo. Questo. Eh, E- insomma, io poi, per farla un po' breve, ho chiuso i rapporti definitivamente il 7 novembre, me lo ricordo ancora. mm. 7 novembre è il giorno della liberazione, indimenticabile, è stato indimenticabile perché arrivo in ufficio, erano 4 settimane, sì, era un mese, quindi tutto ottobre, che era un continuo, tutti i giorni, 2 volte al giorno, insultare, chiamare per cose assurde, denigrare, urlarci addosso a me, alla mia collega neanche più le parlavo in inglese, perché lei parla l'italiano, ma Mm. non Sì. fluentemente, le parlava in dialetto.
Ecco. Lei parlava in dialetto e lei non capiva e parlava pure veloce. E mi diceva: tu non le traduci niente, deve svegliarsi e deve capire, non è possibile che qua vengono qua in Italia e la lingua manco la sanno sti stranieri. Sì. E insomma, tutto così, l'ultimo periodo, tutto così, tutti i giorni, 2 volte al giorno. E io ero lì che dicevo, non so quanto tengo, lo dicevo alla mia collega, gli ho detto, io non lo so quanto tengo botta, perché uno di sti giorni mi sbrocco pesante. Do i numeri, vado proprio i numeri. E quel giorno è arrivato, praticamente, come dicevo, io non ero più alle vendite, perché lui mi aveva tolto. In quel momento una mia collega nuova assunta tra l'altro dell'ultimo periodo chiama la mia collega straniera chiedendole delle informazioni perché aveva dei clienti sull'altra linea, quindi era nuova, nessuno l'aveva formata, tantomeno l'altro mio collega, quello lì, il Lecchino, che era nel suo stesso dipartimento, non le ha passato niente per evitare concorrenza, secondo me, perché non le ha mai fornito le informazioni necessarie per lavorare, le abbiamo dovute fornire noi. E quindi lei era al telefono impegnata, a me arriva un cliente, quindi lo seguo io, cosa devo fare? Cioè, mi sono messa lì, seguo il cliente era di fretta, però insomma sono riuscita a fargli vedere le cose che voleva, era abbastanza contento, vado in ufficio per fargli vedere altre cose, prendere i suoi dati, squilla il telefono, premessa, quando quel periodo lì io avevo mandato dei curriculum perché mi ero rotta le scatole, ho mandato dei curriculum per fare dei colloqui. E a uno di questi curriculum ha risposto uno studio molto molto importante, mi chiamano, mi hanno detto fissiamo un colloquio, vogliamo conoscerti. Sì. Quindi io ho fissato come giorno il giovedì successivo, no, sì, il giovedì della settimana dopo, che il colloquio era alle 17:30 e io ho chiesto mezz'ora, un'ora di permesso alla fine, quindi dalle 17 alle 18. Sì. E anche mi sono presa mezza giornata, mi prendo Certo. quell'ora lì. E niente, avevo mandato la cosa. Lui aveva chiamato quel giorno lì, che ero con il cliente, per dirmi che non mi avrebbe dato il permesso. Ah. Perché a cosa ti serve un'ora? Perché poi lui voleva sapere cosa facevi. Tutti i dettagli, dove vai, cosa fai, con chi sei, ma i cavoli tuoi no? La faccia della No, io privacy. non gliel'ho detto, ma saranno cavoli miei. Certo. E lui si era incavolato, poi Aveva vabbè, paura che in effetti tu andassi a un colloquio di lavoro. può essere, può essere. Eh? Sta di fatto che lui inizia a urlare al telefono, il problema è che ero lì di fianco col cliente e quindi lui si mette a urlare e al telefono si sentiva perché il volume era alto. C'era il cliente di fianco che mi guardava con la faccia come per dire ma cioè situazione imbarazzantissima tra l'altro. E io gli ho detto ascolta, c'ho un cliente qua di fianco a me, possiamo parlarne dopo? No, perché di qua, di là? Ripeto, ho un cliente qui di fianco e 2, 3 volte gli ho detto, alla quarta volta gli ho detto, senti, ho un cliente, ciao, ne parliamo dopo, gli ho buttato giù il telefono. E che Sì, dovevo fare? Non si scollava certo. più. Infatti, hai fatto bene. E niente, io finisco con questo cliente, gli chiedo scusa in tutte le lingue del mondo perché insomma non era, è Sì. stata una situazione imbarazzantissima. E la mia collega intanto aveva messo giù la telefonata, riceve la chiamata del signor X e inizia a insultarla bestia, dicendo tu come ti sei permessa
di lasciare Francesca alle vendite. Ti avevo detto che lei non doveva fare le vendite perché non è capace a fare un cazzo. Perché sì, 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 perché non è capace a fare un cazzo. Perché tu non capisci niente, sei una stupida, ma d'altra parte sei anche straniera, non capisci neanche la lingua, che cavolo parlo a fare con te, che perdo solo tempo con voi. Voi idiote, e le butta giù il telefono. Sarà stata la terza volta da un mese a quella parte che vedevo la mia collega piangere di rotto in bagno. Certo. No, io rido perché in effetti, insomma, fa anche ridere la situazione talmente, no, paradossale che Sì, a me fa da è ridere a assurda. raccontarla. Da ridere c'era poco, Cioè, beh, soprattutto certo, ovvio, quel giorno ovvio. lì non ci ho visto più e lì gliene ho dette di ogni gliene ho dette. Ma gli ho proprio, ma penso di avergli dato uno schiaffo morale che nessuno gli aveva mai dato, perché gliele ho tirate fuori tutte, tutte, perché poi l'ho chiamato, lui non ha risposto perché non voleva parlare, ha risposto il mio collega, gli ho detto a quel figlio che quando rimette il sedere dietro la scrivania, alza il telefono e mi richiama. Gli ho detto perché adesso mi sono rotta le palle. Che poi non tirarsi la zappa proprio sui piedi, insomma, comportarsi così con dei collaboratori alla fine, con chi lavora per lui. Porta avanti un distaccamento, cioè sei pazzo, sei fuori di testa completamente. E infatti poi mi richiama e incavolato lì, ma ha iniziato a urlare fortissimo, di qua, di là. Ha iniziato a sbraitare come suo solito, una serie di insulti così. Io a quel punto ero talmente incavolata da essere calma, calmissima. E la cosa l'ha spiazzato perché non mi sono messa a urlargli addosso come era successo le altre volte. Ero talmente calma che gli ho detto: Ascolta, fermati. Gli ho detto: Sai cosa c'è di nuovo? Non me ne frega niente di quello che stai dicendo, non me ne frega niente di te, non me ne frega niente della tua azienda. Gli ho detto: Perché tu mi hai fatto passare la voglia di fare qualsiasi cosa. Gli ho detto: E sai che cosa c'è di nuovo che ti dico? Io adesso porto il mio culo fuori da questo ufficio. Gli ho detto: E adesso tu ti arrangi. Silenzio. Ammutolito completamente. Allora io i progetti che ti avevo promesso non te li realizzo. Gli ho detto: Vabbè, pazienza, non sei tu, sarà qualcun altro più intelligente. Ma lui lì penso di averlo messo a KO perché non è più riuscito a dire niente e ha detto: Beh, mandami la fattura, ti do i soldi indietro. E beh, l'ultima frecciatina che mi ha lanciato è stato: Comunque sono contento di lavorare con persone poco, sono contento di essermi liberato di una zavorra che non sapeva lavorare. Gli ho detto: Strano, ti stavo per dire la stessa cosa. Gli ho detto: Buona vita. E io ho preso il telefono e me ne sono andata. Persona molto infelice. Molto, molto, molto infelice. Poi la mia collega straniera ha resistito un altro mese, pesantissimo per lei, pesantissimo. Lei ne è uscita, è quella che ne è uscita peggio, forse, Sì, perché perché l'ha colpita proprio sul vivo, insomma, che ha fatto. anche su cose personali, su cose che l'hanno fatta stare male per un periodo, perché lei le ha vissute come un periodo fallimentare, però non sta a me a raccontarle, chiaramente. E lui l'ha pungolata, gliel'ha proprio girate contro, l'ha distrutta moralmente, sta ragazza. Alla fine lei se n'è andata praticamente mentre litigava con lui, facendola allo zaino, prendendo tutte le cose, uscendo dalla porta. Però lei è quella che ne ha risentito di più, l'ha buttata veramente tanto giù, veramente tanto. Quindi lui sente proprio l'esigenza di distruggere chi, Sì, chi sì, sì. poi dà se stesso per lui in qualche modo, c'è una parte di sé, perché chi lavora ovviamente
per qualcuno, cioè, è un modo di offrire se stessi e le proprie energie a chi poi ti fa lavorare, in sostanza, al lavoro stesso, ma anche a chi ti dà ovviamente il lavoro. Quindi proprio... Però è autodistruttivo per se stesso e questa cosa non Sì, l'ho mai certo. capita. Sì, infatti stavo anche dicendo, cioè lui riesce, nonostante questi modi che ha con... Cioè lui non riesce a questo punto a tenersi i dipendenti, quindi come fa poi a portare avanti la sua attività in questo modo? È la sua fortuna, secondo me, che è un bravo oratore, è un bravo venditore, si sa vendere molto bene, è molto bravo in quello che appare. E secondo me quello che lo frega è l'orgoglio, ma prima o poi, se va avanti così lui, la vedo dura andare da qualche parte. Ah, Anche perché, da quello che so, neanche i soldi ci ha messo lui nell'azienda, sono della ex moglie. ah, ecco. Da voci di corridoio, perché poi lui è convinto di essere adorato da tutti e in realtà tanti ne sono terrorizzati, tanti la vivono come una costrizione, cioè come una cosa da sopportare per forza, perché sono in una situazione sia magari di età, sia magari di locazione proprio della sede, che non gli permette di cambiare, perché la verità è quella, secondo me. E altri che per sopravvivere fanno lecchinaggio. Sì. Ma forse E proprio nella quindi loro struttura, forse proprio sì, nella o loro struttura di personalità. se ne frega. C'è gente che è lì che se lo fa scivolare addosso, ormai dice non ci faccio neanche più caso. Buon per loro, nel senso, a riuscire a farsele scivolare addosso sarebbe l'ideale in qualsiasi situazione, solo che, insomma, probabilmente avrei potuto resistere, ma poi mi sono resa conto che gli tenevo testa, perché gli tenevo testa, e secondo me a un certo punto è arrivato a temermi perché mi lasciava più concessioni, tipo stare più in smart working, tipo non mi diceva più cose cattive, cercava di tenermi buona perché probabilmente aveva paura che io comunicassi questo disagio ad altre persone. Sì. Solo che poi lo paghi, io Sì, l'ho ma non pagato. solo tu. Cioè, è chiaro che poi qualcuno parla, se non tutti, ma è naturale che poi si parla un po' con qualcuno di quello che accade, quindi cioè, è veramente controproducente da tutti i punti di vista il suo modo di comportarsi. Non è assolutamente intelligente, lui dà dello stupido, Male, non dà è agli altri degli stupidi, ma non è che lui si comporti in maniera molto no, intelligente. non è neanche particolarmente furbo perché Infatti. cioè, anche lì contratti totalmente da denuncia, ma non con me o con l'altra mia collega, ma quella che c'era prima, con un contratto part-time che lavorava 40 ore, pagata part-time. Eh. Cioè, Sì, insomma. mobbing, perché passabile per mobbing. L'intenzione era anche denunciare, ma come fai? Non hai prove, perché poi non puoi registrare le chiamate, non puoi fare video perché è illegale, non puoi... E Beh, purtroppo registrare mi pare che si possa registrare e sono, cioè, chiaramente non le diffondi, ma per scopi legali ma in possono. sede di lavoro, non in sede di lavoro è illegale. E purtroppo Non so, perché mi pare che qualcuno invece, so che qualcuno le ha utilizzate, ha proprio registrato delle cose da... portate, Com'è? cioè proprio registrate e portate in tribunale. Sì, sì, sì. Mm. Mi pare che No, sia possibile. poi purtroppo non ce n'erano come...
Però insomma in tutti i Io me ne sono casi, andata via presto. sì, in tutti i casi poi arrivare a quel punto non è proprio il massimo, ecco, chiaramente. Uno se ne va e fa prima ad andarsene. Sì, però insomma ti rimane l'amaro in bocca perché adesso sappiamo per vie traverse che ha preso altre 2 persone e sapere che cosa passeranno sicuramente, perché ne sono passati 8 da lì. E insomma, eh, non è bello, non è bello. Da quanto ce l'ha questa azienda, lui? Eh, metà. Cioè è da molto tempo, diciamo, da diversi anni? No, boh, 7, 8 anni. Ma ce la vedrà lui, ecco, cioè se vuole continuare così, non so se sia il modo migliore di portare avanti anche un'azienda, oltre ovviamente i rapporti umani. Vabbè, certo, poi vabbè, quello che mi è rimasto, allora, sicuramente tante cose positive perché ho imparato a farmi forza, ho imparato che si può dire basta a situazioni del genere, si può rispondere e si possono tenere a bada persone così. Soprattutto perché alla fine poi si rivelano dei poveretti, cioè li guardi anche con compassione a un certo punto perché dici, ma cioè, sei un poverino. Adesso se ci penso a lui come un poveraccio che Eh sì, è sottosviluppato mentalmente. Passiamo mentalmente a livello proprio di rapporti umani, cioè è eh sì, sottosviluppato. sì, sì, sì. Mi fa quasi pena, ecco. Quasi, perché dall'altra parte c'è ancora quel desiderio di fare un faccia a faccia e tirargli un pugno sul muso, perché Mm. se lo sarebbe anche meritato. Non per me, più che altro per le mie colleghe, perché hanno subito molto più di me. E, E, sì. e Quindi adesso, poi, sì, no, dico, cioè, c'è completo passaggio per lui ci sarà un passaggio di staff, insomma, di collaboratori, cioè lui non ha più te, non ha più quella straniera e anche l'altra, quindi esatto. Non so come faranno. eh, Non so, non mi interessa. A cioè, questo punto non mi interessa più. So solo che mi ha lasciato tanta insicurezza, nel senso di proprio con i rapporti umani non mi fido più. Ho paura a fidarmi delle persone, ho paura ad aprirmi con le persone e infatti ho avuto questo problema con il lavoro nuovo che sono arrivata, è stato un cambio radicale per tante cose e l'impatto è stato uno schiaffo in faccia perché poi da una situazione con 20 persone te ne trovi 150 con livelli altissimi, con aspettative alte. Io già ero in ansia con gli incubi e sono entrata lì dentro, ho pensato, mio Dio, cioè mi beh, sono sì, certo che dopo. sentita travolgere letteralmente. Poi, chiaramente, facendo mente locale e ragionandoci a mente fredda, dico, del mio lavoro io non mi devo preoccupare, perché so che cosa so fare, però ho paura a stare con gli altri. Beh, insomma, un po' alla volta, dai, ti ambienterai e magari vedrai che alla fine non sono tutti i posti sono uguali con personaggi simili. No, beh, certo, però si fa un po' fatica. Eh beh, Si fa. sì, ovvio, ovvio, quello sì. E Ah, poi ansia di non essere adeguata, di non essere all'altezza, quello sì. tu hai iniziato da quanto, quindi il nuovo lavoro? Inizio dicembre, Ah, ok. quindi poco, ho avuto anche Eh, poco tempo per starci dentro.
solo un paio di settimane. Vabbè, dai, un po' alla volta vedrai che, insomma, magari ti è servita per vedere che tutto sommato sai anche reagire a certe situazioni. Sì, 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 no, il reagire sicuramente. Ecco. L'ultima cosa da fare, secondo me, in questi casi è aspettare una provvidenza divina o comunque in una situazione lavorativa, appena se ne ha l'occasione. La mia collega se n'è andata via senza avere una via di fuga, cioè lei non aveva un lavoro di backup, se n'è andata Però a via un perché certo punto, piuttosto di subire, in certi casi, voglio dire, c'è qualcosa, secondo me, che vale più dei soldi e vale più di eh sì, qualsiasi cosa che la propria dignità. certo, assolutamente. E i soldi non te la possono comprare, non te la può comprare un lavoro, neanche il lavoro più bello del mondo. No, Quando intaccano te come persona, la tua dignità, quello che sei, e ti riducono e cercano di ridurti a zero, cioè no, via, infatti, via, via. assolutamente, certo. Ma subito, subito. La prima cosa che ho fatto è stato poi bloccare le mail, bloccare tutto qua, tutto, tutto. Bloccato dappertutto perché non voglio assolutamente che questa persona mi ricontatti. Ma Perché lui perché? ti scriveva delle mail poi. No, però onde evitare, anche perché lui Ci fosse. controllava. Era emersa una cosa inquietantissima dal mio punto di vista. Lui, a un certo punto, quando era in ufficio, io, insomma, diciamo, ho un problema fisico, per cui anche la mia collega più che altro ha un problema fisico di reni, per cui deve andare spesso in bagno, perché beve tanto, chiaramente deve andare spesso in bagno. Lui cronometrava il tempo in cui lei Addirittura. stava in bagno, il tempo in cui io stavo in bagno. Mm. Cioè, è inquietante. Eh beh, direi. E, e questa cosa era uscita fuori durante una telefonata, ha detto: ma perché l'altro giorno non vi siete permesse di stare 5 minuti, la tua collega in bagno e tu 3? Si picchia. E io lì non ho saputo ribattere niente, ma cioè, è inquietante. Ma di meglio quindi non ha da fare questo uomo che con cronometrare. Non so neanche dire qualcosa di intelligente a proposito, perché scusami, ma è talmente è Sì, ai limiti dell'inquietante una cosa cioè fa ridere, ma è inquietante, uno che ti sì, sì, cronometra sì, quanto certo, beh, tempo. in effetti. Cioè, quanto tempo stai a fumare? Mamma mia. Cioè, l'ansia, che cosa mangi? Ma Beh, io sto speriamo che lui parlando. quindi sia ultra produttivo a questo punto. Significa che lui in un minuto riesce a fare chissà quante cose importanti per il suo lavoro. Ma un giorno mi guarda e mi fa: come si accende il PC? Addirittura. Eh, Mamma mia. no, perché con queste cartelle qua io non capisco, io so usare solo il Mac. Però poi ti veniva a fare osservazioni su come fare il lavoro. C'è picchia. Io un giorno gliel'ho detto, gli ho detto: io accetto osservazioni sul mio lavoro da chi lo sa fare meglio di me, da chi fa il mio stesso lavoro, da uno che neanche sa accendere il PC e neanche sa mettere la password di Windows. Con tutto il rispetto, Ah, anche no. in effetti. Eh, Certo che è fortunato a questo punto di avere di riuscire a gestire un'azienda, insomma, se ha queste limitazioni. So come faccia, non ne ho Infatti. la minima idea, non ce l'ho. Gli unici che tratta bene
sono quelli della produzione, perché chiaramente producono le cose, e quelli delle vendite, perché gli portano i soldi. Tutti gli altri li tratta, lasciamo perdere. Ho capito. Quindi lui quanti dipendenti ha in tutto? 15-20, ogni volta cambiava il numero, 15-20, non lo so più neanche io. Cambiavano anche i numeri di telefono interni, tant'è che chiamavi uno, rispondeva un altro. Ma Una dov'è mega quello? azienda, quindi. Sì. Ok, capito. I numeri del centralino da un giorno all'altro cambiati tutti, ma chi l'ha deciso? Il signor X. Bene. Quindi avevi tutta la lista dei numeri segnati e poi a un certo punto erano cambiati tutti e poi si incavolava perché non chiamavamo i numeri giusti. Ecco, certo. Ma io l'ho girata. Sì. Senti Francesca, beh, ti auguro assolutamente, beh, sicuramente ti troverai meglio, dai, in questa... Sì. questa... Penso che una cosa del genere Eh, sia difficile che ricapiti. insomma, sarebbe un po' il colmo. No, vabbè, Eh. due insieme no, No, assolutamente. E poi ho capito che sei anche molto brava, per cui Beh, ci provo, creativa. dai. No. Vabbè, per il resto, insomma, cioè, avrai altre cose che comunque ti supportano, qualche altra passione oppure amicizia, eccetera, che magari I così. miei amici, la musica, il mio fidanzato, comunque che Quindi, è stato un supporto non indifferente ed è stato lui a dirmi basta, basta, ecco. va, scappa, va via. Sì, ha fatto bene. Mi vedeva arrivare in condizioni, ma non tanto piangere quanto mi veniva voglia di lanciare i piatti fuori dalla finestra. Dal Sì, sì, nervoso. certo. Secondo me l'ha Francesca, fatto, me l'ha detto per non farmi buttare i piatti. ecco sì. Eh. Francesca, ti ringrazio tantissimo, è stato veramente interessante e sicuramente utile a chi magari si troverà in questa sventura, spero pochissimi, ecco però ci sono situazioni purtroppo così e quindi insomma almeno chi ci ha seguito può aver avuto magari anche lo stimolo, uno stimolo in più per reagire, per anche trovare altre soluzioni, altre situazioni migliori. Insomma, alla fine il lavoro si dà tanto tempo anche ed è giusto che si trovi un posto in cui si sta in maniera... Le persone si meritano più di Eh, così. Come assolutamente. dicevo prima, la dignità non la puoi comprare con lo stipendio. No, infatti, assolutamente. Cioè la dignità prima di tutto. Perché alla fine ti fai solo il fegato amaro e basta. È quel Sì. che... e No, no, basta. poi ci si danneggia anche la salute andando No, sul in serio. maniera pesante, cioè tra ansie, incubi, non dormire, non mangiare, fumare eccessivamente. Perché... Mm. Beh, Grazie infinite Francesca, magari facci sapere come va anche il nuovo lavoro. va bene, grazie a te, ti ringrazio tantissimo, Grazie, veramente. grazie tantissime a te Francesca. Un abbraccio. Veramente. Un abbraccio. Un abbraccio, ciao. Ciao, ciao.